Una volta creata una storia teatrale volta prima di tutto ad evidenziare i meccanismi oppressivi, dopo averla pulita dalle parti confuse e contraddittorie, il processo con il teatro dell'oppresso propone diverse tecniche per affrontare le oppressioni. In generale, l'obiettivo di queste pratiche è portare le scoperte fatte nella cornice della finzione teatrale anche nella vita quotidiana, quello che Boal chiama estrapolazione. Le tecniche possibili sono: teatro forum. Consiste nel rappresentare la storia oppressiva a un pubblico e invitare a risolverla, migliorarla, trasformarla, entrando in scena al posto dell'oppresso o dei suoi alleati e provando la propria strategia trasformativa. Nel teatro forum si possono identificare 5 fasi, tutte permeate dall'atteggiamento dialogico e maieutico. Fase 1. Introduzione. Il Jolly accoglie il pubblico e non afferma che le storie presentate sono oppressive, a meno che non sia evidente a tutti il contrario. Non dà una propria chiave di lettura delle storie, non spiega una teoria o un'ideologia, ma dà le informazioni oggettive utili a comprendere la sessione, comprese le regole di partecipazione. Fase 2. Riscaldamento. In questa fase il Jolly attiva il pubblico con giochi e domande. Fase 3. Presentazione delle scene, il cosiddetto modello. Alla fine della visione, il Jolly pone 3 domande al pubblico. È una storia reale? Qual è il problema? Si può fare qualcosa per trasformarla? Anche in questa fase, il Jolly fa domande, non corregge il pubblico né dà una sua opinione, ma utilizza osservazioni e commenti per problematizzare, per approfondire la riflessione. Vi faccio alcune domande prima di iniziare gli interventi veri e propri, no? Allora, la prima è se situazioni del genere sono reali, cioè non realistiche, nel senso che nessuno si mette a cantare in coro, no, una parodia però quello che dicono diciamo tocca degli elementi di dinamiche reali, oppressive di questo sistema di violenza, di oppressione, oppure no? Boal distingue tra realistico e reale, no? Realistico è quello che accade normalmente, superficialmente, vediamo 2 persone che parlano, no? Qui è reale perché tutto quello che è stato messo in scena, anche se non accade visivamente così, però richiama dinamiche reali, no? Di questa influenza. Cosa vi dice questo coro quasi greco che ripete questo mantra? Che senso ha per voi? Cosa richiama della realtà? O è pura fantasia? Richiama la violenza alle donne, la violenza di genere, e richiama anche una chiusura mentale che si può trovare in molte famiglie, le più normali, tra virgolette. E qual è il problema che vedete in questa storia? Per me è non accettare una persona, Non accettazione di una persona a causa di che cosa? di una diversità, di un non riconoscimento. Che problema mostra a voi? Cosa arriva a voi? Non c'è la risposta esatta, quello che arriva. Allora, vi chiedo l'ultima domanda prima di intervenire, no? L'ultima domanda è: si può fare qualcosa rispetto a questi problemi qua? Cosa nei nostri sistemi, in questa scena. Adesso parliamo della microstoria. In questa microstoria si può fare qualcosa? Sì, Chi ha detto sì? io non voglio Ok. in questo momento. Allora ci serve un sì che dica qualcosa in più di sì e disponibile a entrare in scena. Fase 4. Gestione degli interventi. Il Jolly invita a intervenire, ma non costringe. Fa scegliere allo spettatore o alla spettatrice chi sostituire e da che momento. Alla fine dell'intervento non giudica la strategia proposta, ma chiede commenti al pubblico o alla persona che è intervenuta. Allora, qui è un momento cruciale perché lei mostra un modello, no? Cosa qua. Quindi qualsiasi idea va bene nel teatro forum, la proviamo in scena, poi ci ragioniamo. E chi puoi sostituire delle personaggi, quindi la figlia cosa fa? Tecnicamente esce di scena e da che momento dei 3 quadri che loro ti hanno presentato, qual è il momento? Quando il padre manda via la fidanzata, la scaccia di casa, e dopo le botte. È il valore che ha importante. Questi sono i 2 fari. Dopo, se uno viene, riesce o a convincerti o a smorzarti un po' o a costringerti a volte, no? A fare diverso, fai diverso.
Ok? 3, 2, 1, azione! Cosa hai fatto? Mi hai rovinato la vita! Ti insegno io! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Per mettere i maglioni! Ma cosa dici sono tuo padre? Stop. Allora, quando si arriva alla violenza fisica bisogna stare un po' all'occhio perché lo spettatore non deve essere picchiato veramente. Quindi possiamo simboleggiare questa violenza fisica o al limite stopparci l'immagine. Eventualmente prova a riassumere la strategia con parole sue, ma poi chiede conferma allo spettatore, chiede al pubblico di valutare l'efficacia e la fattibilità della strategia messa in atto e, se ha dubbi, pone altre domande. Tu hai provato quindi a reagire fisicamente a un padre, diciamo, grande e grosso, sapendo che l'avresti presa, immagino, probabilmente. Sì. Preferisci prenderle che stare zitta, diciamo? Sì. Perché? Cos'è importante per te in questa situazione? No, perché in questo contesto sta facendo violenza su di me e anche su un'altra persona, quindi sicuramente sono andata in protezione di questa persona che è stata cacciata e quindi ero disposta a quel punto a mettermi in gioco fisicamente pur di proteggere lei e anche questa cosa. Va bene, tu hai sentito l'impulso di entrare in scena o no? No. Ma come personaggio o come... Ma penso che come personaggio resterei vicino alla casa comunque, A sentire cosa sta sentire, succedendo, ok. Però nel momento in cui sono cacciata una violenza adesso fuori. Ok. Fase 5. Conclusione. È il momento della sintesi. Il jolly riassume quello che è stato fatto, le strategie emerse, senza dire quale preferisce. Eventualmente può sottolineare che nessuno ha tentato di esplorare quella possibile direzione o quell'altra, con l'intento di problematizzare, continuando a porre domande. Allora, la riconoscibilità è un punto, è un livello, no? L'essere riconosciuto come... Anch'io all'inizio ho dato un attimo e quando ha detto il nome ho capito, lui sta facendo, e poi quando dice la battuta, sembri un maschio, è fantastico. È un problema tecnico di riconoscibilità, è un po' comico, però la riconoscibilità tecnica è un livello, l'altro livello è politico, cioè è legittimo che una persona che non vive quell'oppressione impersoni protagonista, che una donna anche non lesbica faccia la protagonista. Non dico non lo faccio mai, però fa un po' fatica perché credo che chi vive l'oppressione possa tanto meglio impersonare se stessa, no? È capitato, Boal lo dice, per esempio una persona bianca a un certo punto nel forum sostituisce l'oppresso, questa è un'altra cosa, no? Può una persona che non vive quell'oppressione sostituire la persona che la vive? Come dice Boal, spesso c'è una regola generale, ma poi ci sono delle eccezioni quando vedi che non ha senso quella regola lì. Quindi a volte io lascio sostituire anche la persona bianca da un nero da un bianco, uomo da una donna, eccetera, se penso che possa avere senso. Altre tecniche possibili per affrontare le oppressioni sono, per esempio, l'arcobaleno del desiderio, che è un set di tecniche usate nel caso in cui l'oppressione sia in gran parte interna al protagonista e non veicolata da forze esterne. In questi casi è possibile scegliere una delle 20 tecniche dell'arcobaleno del desiderio proposto da Boal. Il teatro legislativo, che non è propriamente una tecnica ma un processo articolato in fasi e momenti progressivi. Di fatto si tratta di trasformare il materiale emerso dal Teatro Forum in proposte di legge, norme, regole condivise, con l'obiettivo di meglio tutelare le persone più oppresse in quella data situazione, oppure sensibilizzare e spingere all'applicazione corretta di una norma già esistente. L'estrapolazione. Boal dice che il suo teatro non è catartico, ovvero non cerca lo sfogo emotivo nel laboratorio o nell'esperienza teatrale vissuta di riflesso come normali spettatori, ma vuole stimolare le persone ad un'azione reale nella propria vita. Attori e non attori. Siamo tutti esseri umani, siamo tutti artisti, siamo tutti attori. Non sarebbe meraviglioso assistere a uno spettacolo di danza in cui i ballerini danzano nella prima metà dello spettacolo e il pubblico nella seconda? Non sarebbe meraviglioso un musical in cui gli attori cantano nella prima parte e nella seconda cantiamo noi? Riuscite a immaginare uno spettacolo di teatro in cui noi, gli artisti,
presentiamo per primi la nostra visione del mondo in modo che nella seconda parte il pubblico possa creare il proprio mondo, inventare il proprio futuro, sperimentare i propri ideali. Creiamo questo mondo insieme, prima a teatro, nella finzione, per essere pronti a farlo anche nella vita reale.